In italiano i pronomi sono un po' particolari, ma la vera domanda è: dove si mettono i pronomi? Qual è la loro posizione? Ma non ti preoccupare, questo è proprio quello che vedremo nel video di oggi, la posizione dei pronomi in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono un insegnante di italiano per stranieri e creo contenuti qui su YouTube per aiutarti a imparare l'italiano. Allo stesso tempo però faccio anche dei video, dei vlog in giro per l'Italia. Ho già fatto dei video a Roma, Venezia, Milano. Quindi se sei interessato a vedere quanto è bella l'Italia e anche imparare nuove cose sulla nostra cultura, non dimenticare anche di guardare i vlog. E ovviamente se non vuoi perdere tutte le lezioni di grammatica, vocabolario, le live, ma anche i vlog in giro per l'Italia, non dimenticare di iscriverti al canale e anche di attivare la campanellina. Nel video di oggi parleremo di un argomento un po' particolare, cioè la posizione dei pronomi italiani con i verbi. Non parleremo ovviamente dei pronomi personali, io, tu, lui, lei, perché in italiano quelli si mettono sempre prima del verbo. In alcuni casi si mettono alla fine della frase per enfatizzare il soggetto, ma spesso si omettono, non li usiamo in una frase. Ma in particolare parleremo della posizione dei pronomi con i pronomi oggetto diretto, oggetto indiretto, i pronomi riflessivi e le particelle ne e ci. Magari facciamo un piccolo riassunto dei pronomi così sai esattamente quello di cui sto parlando. Quindi in questo video parleremo della posizione dei pronomi oggetto diretto, che sono quei pronomi che sostituiscono un oggetto diretto, quindi l'oggetto della frase, quello senza nessuna preposizione. I pronomi oggetto diretto sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Poi abbiamo i pronomi oggetto indiretto, che invece sono quei pronomi che sostituiscono un oggetto indiretto, sempre preceduto dalla preposizione a. I pronomi oggetto indiretto sono mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Beh, esiste anche loro, però in realtà la sua posizione è diversa e viene usato pochissimo in italiano, quindi non ne parliamo in questo video. Poi abbiamo i pronomi riflessivi, che sono quei pronomi che appunto si usano con i verbi riflessivi. I pronomi riflessivi sono mi, ti, si, ci, vi, sì. E per finire abbiamo anche le particelle ne e ci, che sono a tutti gli effetti dei pronomi e quindi seguono esattamente le stesse regole dei pronomi che abbiamo menzionato prima. Quindi in generale, per farvi capire, tutti questi pronomi italiani seguono le stesse regole sulla loro posizione, hanno tutti la stessa posizione all'interno della frase. Ma cos'è che decide la posizione di un pronome? Beh, il verbo. Quindi in base al verbo che voi avete, dovete scegliere la posizione giusta del pronome. Iniziamo a parlare dell'indicativo. Beh, l'indicativo è un modo italiano, o possiamo dire un gruppo di tempi italiani, che include il presente, per esempio guardo, il passato prossimo, ho guardato, l'imperfetto, guardavo, il trapassato prossimo, avevo guardato, il futuro semplice, guarderò, e il futuro anteriore o composto, avrò guardato. Quindi quando abbiamo uno di questi verbi, la posizione di tutti i pronomi di cui vi parlavo prima sarà sempre la stessa, cioè prima del verbo, nessuna eccezione. Prima del verbo, sempre. Vediamo alcuni esempi pratici per capire meglio. Per esempio, io mangio la mela. In questo caso abbiamo la mela, che è un oggetto diretto e che possiamo facilmente sostituire con un pronome oggetto diretto, la, perché la mela è femminile e singolare, e il pronome la lo metteremo prima del verbo. Io la mangio. Poi abbiamo noi guardiamo il film. Noi guardiamo il film. In questo caso useremo lo per sostituire il film e diremo noi lo guardiamo. Noi lo guardiamo. Andavo sempre in Italia d'estate. Andavo sempre in Italia d'estate. In questo caso possiamo sostituire in Italia con la particella ci e dire ci andavo sempre d'estate. Ci andavo sempre d'estate.
Come vedete, anche in questo caso metteremo il ci prima del verbo. E per finire, quante magliette comprerai? Ne comprerò 3. Quante magliette comprerai? Ne comprerò 3. In questo caso abbiamo ne, perché stiamo sostituendo una quantità, cioè 3 magliette. Anche però in questo caso, dato che abbiamo un futuro, useremo ne prima del verbo. Ne comprerò 3. Una piccola cosa che dovete ricordare è che con i tempi composti, quindi quei tempi che si formano con un verbo ausiliare, essere o avere, più il participio passato, dovete cambiare il genere e numero del participio passato in base al genere e numero dell'oggetto sostituito soltanto se avete un oggetto diretto. Che cosa significa questo? Beh, è abbastanza semplice, non vi preoccupate. Se io per esempio voglio dire hai visto Chiara ieri? Hai visto Chiara ieri? E voglio sostituire Chiara con un pronome, dirò l'hai vista ieri? L'hai vista ieri? In questo caso l'hai sarebbe la hai che si contrae e diventa l'hai. Ma dato che la sostituisce Chiara, in questo caso dobbiamo cambiare visto, che è il participio passato del verbo vedere, in vista. E ovviamente dobbiamo usare vista perché l'oggetto diretto che stiamo sostituendo è Chiara, quindi è femminile e singolare. Hai visto Chiara ieri? L'hai vista ieri? Lo stesso si applica anche con la particella ne, quando usiamo ne per sostituire una quantità. Per esempio, quanti amici hai invitato? Quanti amici hai invitato? Ne ho invitati una decina. Ne ho invitati una decina. In questo caso ne sta sostituendo amici, che però è introdotto da una quantità, una decina, cioè circa 10 amici. E dato che amici è maschile e plurale, diremo ne ho invitati una decina. Adesso passiamo a altri due grandi gruppi di verbi italiani, il congiuntivo e il condizionale. Però non vi preoccupate, perché il congiuntivo e il condizionale seguono esattamente le stesse regole dell'indicativo. Quindi i pronomi si mettono sempre prima e con i tempi composti, per esempio il congiuntivo passato e trapassato e il condizionale passato, dovete di nuovo cambiare il participio passato in base all'oggetto diretto che avete sostituito. Però le regole sono esattamente le stesse, uguali, non c'è alcuna differenza. Quindi quali sono i modi o gruppi di verbi italiani che hanno delle regole un po' particolari? Beh, l'imperativo e l'infinito. Iniziamo proprio da quest'ultimo, iniziamo dall'infinito. Per capirci meglio, l'infinito sarebbe guardare, spedire. Quando abbiamo l'infinito, la posizione naturale del pronome è dopo l'infinito, attaccato all'infinito, togliendo la E finale. Quindi, per esempio, se io voglio dire guardare un film, dirò guardarlo. Quindi prendo l'infinito guardare, tolgo la E finale, guardar, e aggiungo in questo caso un pronome oggetto diretto, lo, guardarlo. Spedire una lettera. È la stessa cosa, prendo il verbo spedire, tolgo la E finale, spedir, e aggiungo il pronome oggetto diretto la, spedirla. Però adesso pensiamo un attimo a una cosa. Quando usiamo un infinito in una frase? Beh, lo usiamo principalmente, non soltanto, ma principalmente quando abbiamo i verbi modali, cioè dovere, potere e volere. Infatti, quando abbiamo questi tre verbi, in realtà noi possiamo scegliere la posizione del pronome e possiamo mettere il pronome o prima del verbo modale oppure attaccato all'infinito, togliendo la E finale. Per esempio, devo guardare un film con mia sorella. Devo guardare un film con mia sorella. Io qui voglio sostituire un film, che sarà un oggetto diretto, quindi userò il pronome oggetto diretto lo. Beh, io posso dire devo guardarlo, oppure posso mettere il pronome anche prima del verbo. Lo devo guardare.
È esattamente la stessa cosa, devo guardarlo e lo devo guardare, proprio non c'è nessuna differenza. È una scelta personale, ognuno può dire quello che vuole. Attenzione però, questo è molto importante, mai mettere il pronome in mezzo, mai. Non è devo lo guardare, sbagliatissimo e suona molto molto strano alle orecchie di un italiano. Quindi o prima di devo oppure attaccato all'infinito. Devo guardarlo, lo devo guardare, ma non devo lo guardare. No. Posso spedire una lettera? Posso spedire una lettera? Qui sostituiamo una lettera e diciamo posso spedirla? Oppure la posso spedire? Esattamente la stessa cosa. Vorrei andare in Italia a settembre. Vorrei andare in Italia a settembre. Beh, in questo caso abbiamo il condizionale del verbo volere, quindi vorrei, e possiamo sostituire in questa frase in Italia con la particella ci. E qui possiamo dire vorrei andarci oppure ci vorrei andare. È esattamente la stessa cosa. Attenzione però, perché io vi ho detto che voi potete scegliere la posizione del pronome in questi casi, ma potete sceglierla solo con questi verbi, cioè con i verbi dovere, volere e potere. Vi faccio un esempio, prendiamo l'ultima frase, vorrei andare in Italia a settembre. Adesso, anziché usare il verbo vorrei, quindi il condizionale del verbo volere, usiamo il verbo mi piacerebbe, il condizionale del verbo piacere. Beh, è esattamente la stessa cosa, Dire vorrei o mi piacerebbe è la stessa cosa, non cambia molto. Però, se usate il verbo vorrei, quindi volere, potete scegliere la posizione del pronome e dire vorrei andarci oppure ci vorrei andare. Ma se usate il verbo mi piacerebbe, non potete fare questo, perché il verbo piacere non è uno di questi verbi, non è un verbo modale. Quindi potete dire mi piacerebbe andarci, funziona benissimo, ma non potete dire ci mi piacerebbe andare. È sbagliato. Quindi potete scegliere la posizione del pronome con i verbi modali, altrimenti se avete un infinito nella frase attaccate il pronome alla fine, così sicuramente non sbaglierete. E adesso finalmente parliamo dell'imperativo. Anche con l'imperativo il pronome si mette sempre alla fine del verbo, sempre. Però non è come l'infinito che dovete togliere qualcosa. No, dovete semplicemente attaccare il pronome alla fine, senza togliere nessuna lettera. Vi faccio subito alcuni esempi. Leggi il libro, leggilo, leggilo. Di a tuo padre la verità, di a tuo padre la verità. Digli la verità. Digli la verità. Andate a casa ora. Andateci ora. Andateci ora. E adesso vediamo due esempi con i verbi riflessivi. Lavati. Lavati. Divertitevi. Divertitevi. Attenzione però a una piccola cosa dell'imperativo. Infatti, quando abbiamo l'imperativo di questi 5 verbi, cioè i verbi fare, dare, stare, andare e dire, le regole sui pronomi cambiano leggermente. Questo perché questi 5 verbi hanno delle forme un po' particolari per l'imperativo alla seconda persona singolare. Vediamole brevemente. Il verbo fare all'imperativo per la forma tu può essere fai oppure fa. Dare, dai o da. Stare, stai o sta. Andare, vai o va. Dire ha solo una forma, di. Ora, il mio consiglio è quello di usare sempre la forma completa, quindi fai, dai, stai, vai. Però, quando dovete aggiungere un pronome a questi verbi nella forma tu, dovete necessariamente usare la forma corta. E quando usate la forma corta più un pronome, dovete raddoppiare la prima consonante del pronome, tranne che per gli. Vediamo subito alcuni esempi. Fai a me una domanda. Fammi una domanda. Fammi una domanda. Dai a Gaia il libro. Dalle il libro. Dalle il libro. Dai più le. Dalle il libro.
Vai a casa ora. Vacci ora. Vacci ora. Vai più C. Vacci. Vacci ora. Di a noi la verità. Di a noi la verità. Dici la verità. Dici la verità. Attenzione ad un'altra piccola cosa. Con l'imperativo negativo, voi sapete che per la seconda persona singolare tu lo formerete con il non più l'infinito. Quindi, per esempio, io dirò non cucinare la pizza. Beh, in questo caso noi abbiamo un infinito, quindi aggiungeremo il pronome alla fine dell'infinito togliendo la E finale. Quindi non cucinarla, non cucinarla. In realtà però possiamo anche scegliere la posizione del pronome in questo caso e anche dire non la cucinare. Quindi non cucinarla e non la cucinare sono esattamente la stessa cosa, ma questo si applica soltanto alla forma tu, quindi seconda persona singolare, dell'imperativo negativo. Ora tutto questo che vi ho detto è molto importante per un motivo ben preciso. Questo perché se voi sbagliate la posizione del pronome con l'imperativo e mettete il pronome prima del verbo all'imperativo, beh, forse state dicendo qualcosa di completamente diverso. Vi faccio un esempio. Se io prendo il verbo ascoltare, voi sapete che l'imperativo del verbo ascoltare è ascolta, ascoltiamo, ascoltate. Se ora io voglio dire a te, quindi usando la forma tu, ascolta qualcuno, un uomo per esempio, io dirò ascoltalo, ascoltalo, cioè ascolta lui, ascoltalo. Ora, prendiamo il verbo ascoltare e coniughiamolo al presente indicativo. Io ascolto, tu ascolti, lui, lei ascolta. Noi ascoltiamo, voi ascoltate, loro ascoltano. Quindi se io metto il pronome prima e dico lo ascolta, io sto dicendo qualcosa di completamente diverso. Sto dicendo che lui o lei ascolta un uomo, quell'uomo lì. Quindi, come potete vedere, ascoltalo significa tu ascolta lui, ma lo ascolta significa che lui o lei ascolta lui. Sono due cose completamente diverse. Ecco perché è molto importante inserire il pronome nella sua posizione corretta, perché così potrete dire esattamente quello che volete e non sbagliare. Va bene ragazzi, questo è stato un video molto lungo, scusatemi. Spero che voi abbiate preso anche alcuni appunti, perché questa è stata una lezione davvero molto lunga e impegnativa, però spero che vi sia piaciuta e che soprattutto vi sia stata utile. Ora fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche domanda e ovviamente se il video vi è piaciuto e volete supportare il mio canale lasciate un bel like, mi aiuterà tantissimo. E poi se non volete perdere le future lezioni e futuri vlog ovviamente iscrivetevi anche al canale e attivate la campanellina. E ovviamente se non volete perdere nessun aggiornamento e volete vedere anche quello che io faccio tutti i giorni non dimenticatevi di seguirmi su Instagram Teacher Stefano. Va bene, per la lezione di oggi abbiamo finito, ci vediamo presto, un abbraccio dall'Italia, ciao!